Quindi questa cosa qua è iniziata con una telefonata che è arrivata quando tra l'altro mi sa che ero in vacanza. Noi abbiamo un po' questa legge tra di noi, no? Che quando uno va in vacanza Deve spegnere. deve spegnere il telefono, quindi anche se quello che va in vacanza è un po' ligio nel rispondere, nel fare, gli altri gli dicono ascolta, non ti vogliamo sentire, non ci parlare, stai in vacanza. Partito? E comunque è arrivata questa telefonata, quindi fortunatamente Meno male che l'hai presa. fortunatamente l'ho presa. Quindi abbiamo iniziato a parlare un po' del progetto Olimpiadi, è partito e poi da lì si è creato tutto. Però Olimpiadi è talmente capillare come processo, talmente granulare, non so se si può dire granulare, cioè che una cosa nasce da un qualcosa di piccolo e dopo un anno hai scoperchiato talmente tanti vasi di Pandora, hai fatto dei voli pindarici assurdi nella progettazione, hai fatto ricerche, però adesso riuscire a dare quello che è il progetto delle Olimpiadi, quello che sarà il progetto delle Olimpiadi tra qualche giorno è molto difficile, e secondo me rispetto a quello che stiamo vivendo adesso, che è il momento quello della pre-effettiva, quella della virtualizzazione, è ancora ben distante poi da quello che sarà il risultato finale. Penso sia abbastanza, come posso dire, fisiologico e normale, perché non sapevamo come sarebbe stato il processo, quindi da questa famosa telefonata a cui tu hai risposto, credo che nessuno dei tre ti abbia immaginato i 12 mesi successivi come sarebbero stati, perché A quasi 14. quasi 14, perché sai che le prime telefonate risalgono a ottobre. Il primo meeting risale a ottobre, a metà ottobre penso, se non ricordo male, del 2024. Poi tra l'altro una cosa che mi viene sempre da dire rispetto a un progetto del genere che è molto ampio, no? Come tantissime persone, tantissimi interlocutori. Noi solitamente siamo abituati a lavorare in situazioni che sono più condensate, no? Diciamo che al massimo di solito gli interlocutori sono 2/3. Esatto, quindi le riunioni anche sono molto, molto meno. Quindi tu hai ben chiaro quello che è il processo, cioè quello che deve succedere, che ci sarà un palco, ci saranno le 21 a un certo punto, in un dato giorno, e lo show deve iniziare. Quello si sa. E la fase prima più o meno la conosciamo, perché è tanti anni che lavoriamo in questo settore, quindi sappiamo quello che è il processo da quando ti arriva la telefonata a quando fai l'evento. Questo invece è stata una scoperta pazzesca, ma anche per noi internamente. Noi abbiamo dovuto in qualche modo anche ristrutturare quello che nella nostra testa erano processi che pensavamo di conoscere. A un certo punto ci siamo resi conto che i processi invece andavano riadattati a un organico di quel tipo lì, a un organico olimpico, no? Quindi una squadra intera che si occupa della creatività, una squadra intera che si occupa dei costumi, c'è anche il mondo costumi. Infatti oltre alle tempistiche sicuramente molto più lunghe e dilatate, anche la quantità di persone professionisti che lavorano all'interno. Cioè noi siamo abituati in un live, abbiamo un tot di figure che riconosciamo, anche perché lavorandoci da 20 anni nel live riconosciamo e sappiamo benissimo quali sono gli argomenti, cioè non gli argomenti, come si dice, il mondo su cui può lavorare una determinata figura professionale. Invece in un progetto così complicato come le Olimpiadi le figure sono talmente tante che anche noi abbiamo dovuto incominciare a studiare un po' cosa fanno tutti quanti all'interno di tutto questo macchinone che è le Olimpiadi. Comunicazione. Sì, perché noi abbiamo sempre un processo interno che accade, oserei dire, alla fine accade ciclicamente il nostro processo interno di revisione di quello che non ci piace, non ci il senno di poi lo chiamiamo il senno di poi, sì, effettivamente. Però col senno di poi, nel caso delle Olimpiadi, in realtà mi sa che il senno di poi è piuttosto lungo. Ci sarà un mese di debriefing. Ci sarà un debrief da 50 pagine, perché effettivamente da tutto quello che noi pensiamo, che abbiamo sempre pensato, possiamo chiamarlo, come si dice di solito, modello, no? Noi applichiamo un modello perché è un workflow normale, perché comunque noi tra di noi ci confrontiamo, pensiamo, parliamo, e alla fine in qualche modo abbiamo tracciato un po' una via di quello che è il nostro lavoro. Da un certo punto di vista è destabilizzante, però io penso che alla fine se la mettiamo giù come nell'analisi totale, adesso al di là delle difficoltà del processo molto lungo, però io credo che uno degli aspetti più interessanti sia stato proprio quello che questo lavoro gigantesco, nel bene o nel male, ha comunque scardinato interamente quello che noi concepiamo per fare un lavoro. Quindi è stato, cioè, per quanto ci ha messo alla prova, per quanto stressante, se vuoi, però
io ci vedo secondo me l'aspetto più, a parte il prestigio di fare questa cerimonia, a parte tutte le particolarità assurde con cui ci scontreremo, io penso che però, a prescindere ancora prima di sapere tutto e quant'altro, uno dice ok, però già il fatto che non siamo partiti e abbiamo dovuto rivoluzionare il nostro concetto di come affrontare un lavoro se ne trovi il lato positivo è una chiave importante. Poi è anche è un punto della quantità di informazioni, no? Perché di fatto io e Ivan e Dai ne parliamo spesso, cioè quello che facciamo noi è fondamentalmente ricevere un input, quindi un flusso di informazioni, trattarlo attraverso quello che è il nostro skill set, no? Quindi competenze eccetera eccetera, quindi gli dai l'aspetto creativo, tecnico, progettuale eccetera eccetera, e hai un output di informazioni che poi vanno a finire nel nostro cliente. Questa la quantità di dati che noi siamo abituati a processare con il nostro studio su un progetto, diciamo, di dimensione, quella che per noi è una nostra, tra virgolette, comfort zone, quindi partendo da uno spettacolo di palazzetti, arene, stadi, club eccetera eccetera. In questo caso qua il tunnel che faceva passare le informazioni era 20 volte tanto, quindi è stato anche un buon allenamento capire anche solo come togliere gli attriti, come fare che questo flusso di informazioni non si inceppasse magari che alcune figure magari diventavano degli imbuti, i processi progettuali diventavano degli imbuti, quindi riuscire a sbloccarci. Il nostro compito di fatto in questo anno è stato proprio quello di riuscire a oleare un po' questo canale di informazioni per poter far passare il tutto, no? Non so se è una... Perfetto, sì. No, è correttissimo, perché diciamo che la prima volta che ricevi una mail legata a questo lavoro dove leggi il numero di persone in coppia, leggi allora abbiamo un piccola analisi da fare, mail più 181. Sì. E dici, sì. Ok, al più 181 non l'avevamo ancora visto onestamente, no? E però questo è per far capire quanto comunque tutto quello che tutto il processo lungo che è stato lo diventa inevitabilmente se il numero di figure coinvolte è quello che abbiamo appena citato. Allora, io quello che penso è che ogni professionista del nostro lavoro ha un suo metodo di approcciare, diciamo, quello che gli viene offerto come il progetto su cui lavorare. Io penso che nel nostro caso un progetto di questo tipo qua, ma io non penso solo a un progetto come questo tipo di progetto, sto pensando a un qualsiasi tipo di progetto, non potrebbe essere più fatto come singolo professionista, perché abbiamo perso un po' quello stile lì. Cioè, noi tre non riusciamo attualmente, per come si sta sviluppando anche il mondo, quindi il progresso tecnologico eccetera eccetera, io non me la sento di sentirmi all'altezza, cioè di arrogarmi il diritto di dire sono capace a fare tutto. Però quello che però posso fare come professionista e come, diciamo, abitante di questa industria è quello di circondarmi di talenti, no? E quello è fondamentale. Cioè, se io non riuscissi a trovare l'eccellenza all'interno dei nostri collaboratori, penso che ne saremmo qua a improntare il nostro lavoro su progetti così come lo facciamo. Per cui sicuramente, come dici tu, il lavoro di squadra è quasi un punto di partenza, è quasi l'ingrediente quello precedente. Cioè non è che noi l'abbiamo preso perché siamo una squadra. Noi non saremmo riusciti a farlo come singoli individui, penso, oppure saremmo riusciti ma magari con risultati differenti rispetto a quello che ci aspettiamo. Sì, adesso io non mi immaginerei neanche lontanamente, cioè, nel senso, sì. Penso potrebbe venirmi una... Noi tre da soli? Sì, potrebbe venirmi un attacco di panico. Sì. Adesso già abbiamo un attacco di panico quasi in 3. Beh, un po' siamo stati forse i pionieri del lavoro, cioè di espandere il lavoro nostro dell'IT designer, che poi ormai è diventato anche qualcosina in più, no? Si sposta verso altri ambiti, così come squadra. Effettivamente ieri ne parlavamo, ci piacerebbe tanto riuscire a definirci come una sorta di architetti del mondo dello spettacolo, no? Cioè l'impostazione è quella dello studio di architettura ben strutturato, con un organigramma preciso. Ci piacerebbe applicare questa cosa. Ovviamente siamo dei punk, quindi ancora non è assolutamente, non c'è quella... Però siamo bravi a improvvisare, quindi come sempre improvviseremo quando avremo da risolvere qualcosa.
Allora, è difficile per noi paragonare le Olimpiadi a un altro evento di quel tipo perché è la prima volta che lo affrontiamo come live designer. Nella mia esperienza da tecnico ho avuto la fortuna e la possibilità di lavorare per la cerimonia del 2016 ma come progettazione, poi non sono andato sul campo, quindi ho visto, mi è capitata sotto mano una cerimonia olimpionica. Quando ci è stato affidato, questo è un piccolo aneddoto che mi è successo a me, quando ho saputo che eravamo coinvolti, comunque ci stavano cercando di coinvolgere per l'ID design della cerimonia di chiusura e di apertura delle Paralimpiadi invernali, sono andato a vedere più curiosità quel progetto Luci per andare a capire quantità e tipologie. Quando ho visto quella lista, dico, se ci propongono oggi quella lista di cose, ma noi non lo facciamo le Olimpiadi, erano cose che molto superate, vabbè, sono passati 10 anni, quindi comunque da un punto di vista di tecnologia, di macchine luminotecniche, sicuramente abbiamo dei grandi vantaggi oggi. Già mi basta pensare all'IP che è aumentato su tutti i fari, cosa che in quel periodo non era ancora così, a tecnologie tipo lo Zac Track che ci ha permesso di gestire le cose in maniera più organica, più non semplice, ma con dei risultati di qualità migliore e di precisione. E poi per il resto non so come erano le altre Olimpiadi, cerimonie, quindi non saprei se è migliorata la situazione o peggiorata. Però una cosa che si può aggiungere è che effettivamente la tecnologia nostra, quando dico nostra, è quella delle luci, è migliorata, però anche le camere, tutto quello perché di fatto lo stiamo facendo per i broadcast anche, no? Quindi c'è chi vive lo spettacolo live sul momento, ma poi è espanso a tutto il mondo. Quella tecnologia lì delle camere, anche solo essa, è talmente migliorata anche lei che richiede una cura molto più precisa anche delle luci che devono inseguire le camere. Quindi immagino che sia un po' tutto che si porta, insomma, che va di pari passo un po'. Beh, sicuramente possiamo dire comunque che, almeno per quello che abbiamo notato noi, indipendentemente dal fatto che stiamo parlando delle Olimpiadi nello specifico, di un altro lavoro, in ogni caso direi che negli ultimi 5 anni c'è stato un salto abbastanza radicale, al di là delle tecnologie, proprio per il live in sé reale di quando scatta il famoso momento dell'evento, il come arrivi a questo evento. Nel senso che ad oggi io credo che la grande differenza rispetto a anni fa è che oggi il sistema di previsualizzazione, se fatto con i crismi applicati al fatto, è una cosa che può essere alle volte un boomerang, perché se non hai il gioco funziona quando tu conosci bene i prodotti che stai utilizzando a livello luminotecnico e hai l'occasione di capire quanto il mondo virtuale possa più o meno essere fedele. Una volta che tu hai trovato questo balance, io credo che quello di oggi è veramente un game changer reale, il mondo della previsualizzazione, perché si stanno raggiungendo dei livelli, io direi, sono abbastanza imbarazzanti in senso positivo. È sempre uno strumento che deve, come diciamo sempre, deve essere interpretato e bisogna saper totalmente, perché come dicevo l'effetto boomerang è dietro l'angolo, esatto. Perché ti rischi anche di trovarti in una situazione dove prima di andare a fare la cerimonia ti sembra tutto bellissimo, meraviglioso, incredibile, dopo ti rendi conto che hai basato il 70% della programmazione su quello che pensavi fosse figo, dopo c'è sempre il rischio che uno dice in realtà non è andata proprio così. Però negli ultimi anni noi ci abbiamo lavorato tanto e questa è un'esperienza che ci porta. Assolutamente, quello per esempio è uno dei lati dove il nostro studio ha sempre investito tantissimo, perché abbiamo percepito che drasticamente c'è stato un aumento di velocità incredibile a livello della produzione degli eventi. Gli eventi possono essere più o meno lunghi nell'approcciarsi, un lavoro molto complesso, può stare dietro un lavoro un anno, come 5 mesi, come 2 o come 3. Però questo è il processo che ti porta, ma in ogni caso più o meno tutti i lavori e tutto quello che facciamo ha comunque dei punti comuni. I punti comuni sono che, per quanto tu possa strutturare una cosa e studiare tutte le ipotesi, in realtà i giochi si chiudono quando sei a 2 settimane da entrare nella location. Quindi tu su carta puoi fare quello che vuoi. Nel momento, è per quello che parlavo della previsualizzazione, perché la carta vale fino a un certo punto, i DVG valgono fino a un certo punto, se però tu trovi questo balance corretto nello sfruttare quello che la tecnologia di oggi ti mette a disposizione, allora lì hai puntato sul cavallo vincente del momento. Certo. Perché tanto, come diciamo sempre, tra di noi scherzando, alla fine i fari si muovono, cambiano colore e strobano.
Quindi voglio dire, non è che c'è già stato quel grande cambio che diceva Ivan, che ha cambiato il mondo delle luci, ha cambiato tutto, è diventato molto più performante, molto più curato, molto più bello. Se guardiamo una qualsiasi trasmissione televisiva, non è che devi dire del 1980, ti basta andare indietro 10 anni, ti sembra di guardare la macchina del tempo, ma anche solo guardi le telecamere, i flare delle camere, le luci. Però sicuramente oggi hai la possibilità, se la studi veramente bene, di arrivare un po' più semplicemente a quell'obiettivo. Ma i flussi, proprio se ritorniamo al discorso dei flussi di informazione che devono passare, 15 anni fa il flusso che passava dalla console luci alle luci era sottile così. Adesso abbiamo una banda di multipli protocolli che parlano, importano video, passano video, reti, Zactrack prende l'informazione della posizione nello spazio di una camera che sta guardando il palco, prende quell'informazione lì, l'analizza, ne fa qualcos'altro e la utilizza per fare qualcos'altro ancora. Già questa cosa qua, se noi pensiamo di arrivare sulla on-site e fare una roba del genere semplicemente adattandole lì sul momento, non è credibile, non è reale. Soprattutto perché abbiamo sempre istruito è un termine arrogante, però consigliato caldamente ai nostri collaboratori più stretti, che stanno proprio mettendo in piedi la struttura di quello che è la rete, la console luce e tutto quanto. Ben detto, ricordiamoci sempre che in questa cerimonia partirà, ci saranno sempre quei momenti in cui si aprirà la porta e si presenterà uno con un cavo in mano che ti dirà dove lo metto, e tu gli dici ma cos'è che vuoi attaccare alla console, e tu scopri che in realtà, appunto, dalle tecnologie a tutto, poi scopri che è molto differente quello che accade oggi. Uno slalom gigante. Io penso che sia un miscuglio tra uno slalom gigante, lo sci di fondo per la resistenza, no? La resistenza che andava, però anche l'half pipe di snowboard, perché ogni tanto devi dare quel guizzettino, di freestyle per... Io invece ho la sensazione che sia stata a tratti una gara di fondo dove tu mentalmente stai andando, sai che è 70 km, ma in realtà c'è questo gioco bellissimo che non ti hanno detto quando ti sei iscritto, che la bandierina dell'arrivo stanno continuando a spostarla più avanti. Esatto. Che tutte le volte che dici ok ragazzi forse ci siamo, poi arriva la mail che dici vabbè allora niente, quella roba lì ripartiamo da zero allora. Grazie ragazzi. Grazie mille a voi.